Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi faccio vedere un metodo molto intelligente per doppiare i video. Ultimamente ho caricato dei video su YouTube e mi sono accorto che YouTube ora in automatico fa la traduzione del video, nel mio caso dall'italiano all'inglese. Diciamo che funziona molto bene e si basa sull'intelligenza artificiale. Quindi ora farò vedere come fare la stessa cosa utilizzando software completamente gratuiti senza nessun bisogno di iscrizione a siti e comunque completamente gratis. A breve seguirà un video dimostrativo di come è riuscito l'esperimento e come ho doppiato i video che trovate nel mio canale. We'll start with a threaded rod in my case, an M8 rod, and mark its center point. Keep in mind that a small backing plate will be applied to the U-bolt with two holes corresponding to the ends of the rod. To bend the threaded rod into a U-shape, we'll use a piece of pipe. Come vedete, i sottotitoli non sono stati scritti da me, ma sono stati direttamente trascritti dal video in italiano, tutto in automatico. A quel punto sono stati tradotti, sempre con l'intelligenza artificiale, e alla fine da questi sottotitoli è stato creato l'audio in inglese e alla fine è stato mixato con il video originale. Quindi la timeline del video originale con il parlato in italiano è esattamente allineata, perfettamente allineata con la versione col parlato in inglese e la stessa cosa con i sottotitoli. I sottotitoli sono perfettamente sincronizzati al parlato. Ora farò vedere come fare. Allora, servono due software da installare in locale e poi ci si può appoggiare su un tool di intelligenza artificiale come Gemini o ChatGPT. I tool che servono sono Whisper AI, la versione per Python, che è facilmente scaricabile e installabile in locale. Le istruzioni sono anche abbastanza semplici, comunque in ogni caso se vi collegate, poi lascio i link nel video, se vi collegate al sito dove si scarica il software è tutto spiegato molto bene e diciamo viene installata senza problemi. Serve poi un altro software che serve per l'edit dei sottotitoli, anche se in realtà non editeremo niente, perché ci limiteremo a prendere il file generato dall'intelligenza artificiale e convertire questo file nel parlato, nel mio caso in inglese, però lo potete fare con qualsiasi lingua che volete. E anche come speaker ci sono veramente tante voci, tutte selezionabili e tutte completamente gratuite. Ecco, questa è l'installazione di Whisper. Come vedete dal sito si scarica il solito file zip oppure si installa tramite, diciamo, tramite gli script di Python. Comunque è facilmente installabile. Come vedete, mentre funziona, sulla schermata vengono mostrati diciamo, la timeline dove trova lui il parlato e dove trascrive le frasi a seconda del tempo in cui sono posizionate. Ecco, quando avrà finito, aprirà un folder in cui, se non viene specificato niente, troveremo tutti i file di sottotitoli che sono diversi, c'è il JSON, c'è l'SRT, il TSV, il TXT, il VTT, sono vari formati, sono circa equivalenti. Comunque quello che utilizzeremo per il nostro caso è il punto .srt. Ecco, l'uscita del file di Whisper, il file di SRT, va già molto bene e in genere non ha errori grammaticali. L'unica cosa che ho notato che fa è che ogni tanto interrompe le frasi, come nel caso che vedete in figura. Nonostante i tempi siano subito successivi, però c'è da considerare la velocità del parlato e quindi potreste anche non averlo, però in genere potreste avere delle pause all'interno della stessa frase e questo non è bello da sentire. Quindi a questo punto consiglio di fare un copia e incolla in un tool di intelligenza artificiale, per esempio Gemini va benissimo, dicendogli semplicemente a Gemini di sistemarvi i periodi
le frasi senza però perdere la timeline. È una cosa immediata e una volta fatto per un file basterà passare i successivi e Gemini li gestirà senza problemi. Una volta che Gemini ha finito, si rifà il copia e incolla nel nostro file SRT e questo è pronto per essere dato in pasto al processo successivo. Per il processo successivo dobbiamo prendere allora questo file SRT, ricordo che è un file di testo con timeline, quindi con testo sincronizzato in inglese. A questo punto vorremmo ottenere un parlato, un discorso in inglese sempre allineato alla timeline. Quindi per fare questo utilizziamo un altro software, quello che menzionavo prima, è gratuito anche questo, che si chiama Subtitle Edit, e apriamo il nostro file SRT. Una volta aperto il file SRT, lo vedremo a video e verrà visualizzata tutta la timeline delle frasi, però diciamo non ci interessa, la possiamo lasciare semplicemente così com'è. Andremo sotto video e sotto il comando video c'è un sintesi vocale e aggiunta al video. Clicchiamo su questo. A questo punto si apre un'altra finestra dove sarà possibile selezionare il tipo di voce da utilizzare diciamo, per il parlato del nostro video. In questo caso io ho usato English, ho usato Ryan Law, che mi sembrava abbastanza appropriato, quindi selezioniamo quello e poi alla fine gli diciamo di generare il discorso dal testo. Adesso aspettiamo un po' e poi vediamo il risultato. Diciamo che questa è un'operazione abbastanza veloce, ci impiega in genere 3-4 minuti, non di più, sempre per una traccia di circa 10 minuti. Ecco, finito la generazione, troveremo il nostro file di uscita che è un punto .wave, però se non sbaglio ci sono anche delle opzioni per convertirlo in MP3 o in qualche formato compresso. Comunque non è un problema, si può sempre convertire in successione se si vuole. E questo sarà il nostro file del parlato in inglese. Quindi, come avete visto in poche mosse, già riusciamo a ottenere una cosa molto, molto efficace. A questo punto potremmo andare YouTube, dove abbiamo magari il nostro video in italiano, aggiungiamo una lingua. Aggiungendo questa lingua selezioneremo per esempio inglese e gli daremo in pasto il nostro file che abbiamo appena generato e già che ci siamo, dato che ce li abbiamo pronti i sottotitoli, gli diamo in pasto anche i file dei sottotitoli, in modo che così l'audio e il video saranno perfettamente sincronizzati quando l'utente sceglierà la lingua inglese. Ecco, adesso faccio vedere per esempio caricare YouTube. Allora si va nel video in italiano, nel mio caso si fa aggiungi lingua, selezioniamo inglese, a questo punto appare quest'altra finestra, aggiungiamo la traccia audio e poi aggiungeremo i sottotitoli. Una volta aggiunta la traccia audio parte l'elaborazione, quando aggiungiamo i sottotitoli diciamo carica da file, a questo punto selezioniamo il file con i tempi, con indicazioni temporali e poi vediamo a video che apparirà quest'altra diciamo, finestra in cui i sottotitoli vengono sincronizzati con il video. Quindi alla fine diamo ok e aspettiamo che YouTube faccia la generazione l'elaborazione del video. A questo punto avremo un video in cui ci sarà l'audio in italiano con i sottotitoli in italiano che mette in genere YouTube in automatico. Poi avremo la lingua inglese sincronizzata con i tempi e in più avremo i sottotitoli in inglese sincronizzati con la traccia audio che abbiamo appena messo. Come potete vedere, come avete notato dal video, è una procedura abbastanza semplice, è fatta tutta in locale, non vi dovete registrare a nessun sito e riuscirete a ottenere risultati molto, molto, ma molto belli. Poi magari nei commenti del video vi lascerò le indicazioni di video che sono stati fatti con questo metodo, almeno magari li potete guardare e vi fate un'idea. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e naturalmente se volete potete iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.